Buongiorno a tutti amici, insieme alla straordinaria gattona Sophie cerchiamo di illustrare i contenuti, il pensiero dell'opera di Thomas Hobbes. Sophie, tu vuoi aiutarmi, vero? Guardate che bella, più cresce, più diventa bella questa gattona. Allora, mi aiuti in questa video lezione? Iniziamo a parlare del problema della conoscenza in Hobbes, che è strettamente legato al problema del metodo scientifico e in entrambi i casi fondamentale importanza assume il linguaggio. Hobbes è particolarmente famoso per la sua visione politica, lo stato di natura, l'assolutismo, per la sua scienza morale e politica. Però, tuttavia, la scienza morale e politica, proprio perché possa essere definita scienza esatta, si basa su un particolare metodo scientifico convenzionalistico che può essere spiegato soltanto partendo dalla teoria hobbesiana della conoscenza. Hobbes dice che esistono due tipi di conoscenza, una conoscenza primaria e una conoscenza secondaria. La conoscenza secondaria viene dopo la conoscenza primaria e si forma sulla base di quest'ultima. Prima noi abbiamo la conoscenza primaria, poi quest'ultima viene elaborata dall'intelletto per darci la conoscenza secondaria. La conoscenza primaria, attenzione, è la conoscenza originaria, mentre la conoscenza secondaria è, abbiamo detto, una conoscenza derivata dalla prima. La conoscenza primaria è la conoscenza dei fenomeni naturali, cioè è una conoscenza empirica, la conoscenza dei fenomeni fisici. Può essere chiamata anche conoscenza fattuale, cioè conoscenza dei fatti, che sono appunto i fenomeni, quindi è la conoscenza empirica. Attenzione, all'inizio noi abbiamo soltanto questo tipo di conoscenza, cominciamo a conoscere in questo modo, empiricamente, soltanto che questa conoscenza primaria, originaria, empirica, è incerta, non può essere considerata una scienza esatta, quella che Hobbes chiama scienza oppure filosofia, conoscenza scientifica o filosofia. La conoscenza scientifica o conoscenza filosofica è la conoscenza secondaria e, a differenza della conoscenza primaria che è incerta, è una conoscenza certa. Ma dite voi, come mai la conoscenza primaria è incerta mentre la conoscenza secondaria che deriva da quest'ultima è la conoscenza scientifica, è la conoscenza che fonda la possibilità di studiare discipline come la morale, la politica, in maniera esatta, dando a loro lo statuto di scienze esatte. La conoscenza primaria è una conoscenza incerta proprio perché si occupa di fenomeni. Allora, attenzione, i fenomeni producono nella nostra mente che cosa? Producono nella nostra mente delle impressioni o delle percezioni sensibili, d'accordo? Delle impressioni sensibili. La nostra mente trasforma poi queste impressioni sensibili, attenzione, in idee, ma finché siamo alla conoscenza primaria queste idee sono incerte. Perché? Secondo Hobbes, che porta alle estreme conseguenze sia nel problema della conoscenza sia nella trattazione del linguaggio, le dottrine già formulate nel Medioevo da Guglielmo di Occam, la conoscenza empirica è incerta proprio perché si basa soltanto su singoli fenomeni o su singole azioni o su singoli concetti, non può avere nessun universale. Esattamente come Guglielmo di Occam, anche in Hobbes gli universali non esistono. La conoscenza empirica è sempre anche quando le impressioni sensibili si trasformano in idee, la conoscenza empirica è sempre la conoscenza di qualcosa di particolare, d'accordo? Quando io ho un'impressione sensibile del cane, tendo a ricordare questo cane nella memoria e così avrò l'idea di cane.
Però attenzione, il termine cane o l'idea di cane nella mia mente non fanno riferimento a un cane in sé o a un cane universale. Non esistono gli universali, non esiste l'universale di cane. Quando io penso al cane, la mia idea di cane è appunto una derivazione delle impressioni sensibili di un cane singolo. Io ho visto un singolo cane, quel cane specifico, empirico, singolare, particolare, quello là che esiste realmente, e io quando ho l'idea di cane non faccio altro che ricordare un cane che ho visto. Ma potrei averne visti tanti di cani. Non è diverso. Quando io ho nella mia mente l'idea di cane o penso al cane, penso a un cane che ho visto oppure a più cani che ho visto che hanno qualcosa di simile. Io posso pensare per esempio a un cane che abbia la testa di un cane A che ho visto, il dorso di un cane B che ho visto, anche se l'ho visto, non so, in un'immagine, in una fotografia, e la coda di un terzo cane C, cioè metto insieme parti di diversi cani di cui però io ho conoscenza semplicemente perché li ho percepiti, ho avuto la percezione visiva di questi cani, d'accordo? Quindi praticamente le idee, se restiamo a livello di conoscenza primaria, le idee non sono qualcosa di molto diverso dalle impressioni sensibili, perché le idee sono ridotte da Hobbes ad un ricordare le impressioni sensibili. Ogni idea, per esempio l'idea di cane, è il ricordo di un singolo cane o di diversi cani empirici che io ho sperimentato, che io ho colto, che io ho percepito con i miei sensi. Quindi questo è molto importante. E quindi sulla base di semplici impressioni sensibili, le idee prodotte non possono essere idee certe che danno luogo a una scienza esatta, ad una conoscenza certa, perché sono sempre delle idee empiriche, idee che non sono altro che ripetizioni nella mia mente delle sensazioni che ho avuto quando ho visto questi oggetti. Quindi le idee empiriche non possono, secondo Hobbes, essere paragonate, essere messe insieme in maniera sicura e efficace. E infatti la conoscenza è incerta, è una conoscenza soltanto probabile. Nella conoscenza primaria, conoscenza incerta, io ho difficoltà a confrontare in maniera esatta, in maniera durevole, in maniera stabile le differenti impressioni e anche le differenti idee. Per esempio, io posso avere utilità dal fatto di pensare che al fuoco segua immediatamente il fumo. Ma questo avviene solo per abitudine, non perché io possa mettere in una relazione certa scientifica di causa-effetto il fuoco e il fumo. Io sono soltanto abituato a vedere determinati fenomeni in connessione con altri e sono abituato a considerare alcuni fenomeni all'interno di una certa classe e altri fenomeni all'interno di un'altra classe perché la prima classe, la seconda, la terza classe di fenomeni in qualche modo si somigliano o sono in relazione tra loro. Però ripeto, la relazione che io posso istituire tra i fenomeni, la relazione di somiglianza o la relazione di causa-effetto non è mai una relazione precisa, non è mai una relazione esatta che possa condurmi a trovare delle leggi naturali eterne e immutabili, valide in qualunque caso. È utile la conoscenza empirica, la conoscenza primaria, è utile per la vita, è utile anche per l'agire quotidiano, non può pretendere di essere una conoscenza certa, una conoscenza scientifica. La connessione tra le varie idee
nella conoscenza empirica è una connessione soltanto probabile, soltanto incerta, che, come vi ho detto, spesso deriva dall'abitudine. Questo non vuol dire che, attenzione, che la conoscenza primaria, la conoscenza empirica non serve a niente, al contrario, serve sia nelle azioni quotidiane, nella vita quotidiana, però serve anche per realizzare tante cose che possono essere utili. Sia la conoscenza primaria, sia quella che vedremo dopo, la conoscenza secondaria, hanno, e qui Hobbes ripete motivi che riprende naturalmente da Francesco Bacone, hanno una caratterizzazione pratica, tecnica, tecnologica. Il teorema è in funzione del problema, dice Hobbes, e quindi sia la conoscenza primaria incerta, sia la conoscenza secondaria, la conoscenza scientifica, possono permettere il controllo della natura da parte dell'essere umano e la trasformazione della natura dominata dall'essere umano a beneficio dell'uomo stesso. Quindi si possono costruire delle macchine, si possono inventare tante cose che possono rendere migliore la vita umana, come diceva appunto Bacone. Questo si può fare anche su base empirica, ma certo la conoscenza secondaria, la conoscenza scientifica, ha un maggior livello di efficacia quando si tratta di trasformare in maniera controllata la natura. Anche la conoscenza primaria può trasformare la natura, ma in maniera meno sicura e meno efficace rispetto alle discipline scientifiche che corrispondono alla conoscenza secondaria. Il linguaggio ha una grande importanza sia nella conoscenza primaria sia nella conoscenza secondaria. Un'idea che deriva appunto dai fatti empirici, un'idea che è un ricordo di una o più impressioni empiriche che ho avuto, può essere espressa con un termine. Hobbes è sulla stessa strada di Guglielmo di Ockham. Il linguaggio per lui è convenzionale, quindi quello di Hobbes è un convenzionalismo linguistico che diventerà, come poi vedremo, anche un convenzionalismo scientifico. Il termine è del tutto convenzionale e arbitrario e non ha nessuna relazione con le cose, con gli oggetti, con le azioni o con i concetti che vogliono essere denotate dal termine. Quando io uso il termine cane per indicare uno o più cani sensibili che ho visto e che mi sono rimasti nella memoria passando dall'impressione sensibile all'idea, io uso un termine del tutto arbitrario e convenzionale. Potrei chiamare i cani giraffe, potrei chiamare le giraffe cani, funzionerebbe allo stesso modo. Quindi prima di tutto il nome in sé, cioè il termine, è del tutto arbitrario, non c'è alcuna connessione tra il termine e la cosa significata da quel termine, non c'è nessuna connessione tra la vox e la res, non c'è nessuna corrispondenza ontologica necessaria tra un termine è l'oggetto denotato da quel termine. Questo è dimostrato dal fatto che cane si dice in diversi modi nelle varie lingue. In inglese si dice dog, in tedesco si dice Hund, in italiano si dice cane, in francese si dice chien e così via. Quindi il termine, il fonema, il suono del termine è del tutto convenzionale. Ma attenzione, una cosa forse ancora più importante, del tutto convenzionale e arbitraria è anche l'associazione che io istituisco tra il termine e le classi di oggetti che il termine indica. Per esempio, io quando
uso il termine cane, mi riferisco ad alcuni animali, ad alcune tipologie di animali, ma non ad altre. Per esempio, dice Hobbes in un famoso esempio, io potrei includere nel genere cane anche le volpi. Però non lo faccio. Nel caso della volpe io creo un termine differente rispetto al termine cane, perché per me la volpe è differente dal cane. Ma perché la morfologia della volpe è più simile a quella del cane rispetto ad alcune razze di cani tra di loro. Per esempio, una volpe è molto più simile a tante razze di cani grandi piuttosto che a un chihuahua, che è un cane piccolo piccolo. Perché, attenzione, all'interno dell'idea di cane, dell'associazione delle varie classi di impressioni sensibili che io ho deciso arbitrariamente di indicare come cani, non inserisco anche le volpi e inserisco però i chihuahua. Qual è il criterio? Il criterio, attenzione, è del tutto arbitrario. Io mi baso, dice Hobbes, almeno le lingue occidentali, che si basano su cosa? Sulla domesticabilità. Quindi io chiamo cani tutti quegli animali che più o meno si somigliano, che sono addomesticabili, ma anche la volpe è simile a molti cani, più di quanto molti cani siano simili al chihuahua. Però io non includo, attenzione, la volpe nella classe dei cani perché la volpe non è addomesticabile. Cioè, attenzione, in questo caso l'arbitrarietà e la convenzionalità del termine derivano dal fatto che io ho preferito un parametro, la domesticabilità, rispetto alla morfologia. Se io avessi dovuto mettere insieme più classi di questi animali in base alla morfologia, volpe probabilmente sarebbe stata considerata un tipo di cane, perché è simile morfologicamente a tanti cani. Siccome il mio criterio cos'è più utile per me non è tanto la morfologia del cane, ma il fatto che sia domesticabile. Nella nostra società occidentale la domesticabilità del cane è sempre stata molto più importante della sua morfologia per definire che cos'è un cane. Quindi io scelgo, capite, arbitrariamente un parametro per definire che cos'è un cane oppure per definire che cosa non è un cane. Nel parametro addomesticabilità i chihuahua rientrano mentre le volpi no. E invece possono esserci dei popoli che non sono mai riusciti ad addomesticare il cane, che usano la stessa parola sia per i cani sia per le volpi, d'accordo? Oppure io chiamo neve diverse manifestazioni della neve, la neve quando c'è una nevicata, la neve fresca che si è posata al suolo, oppure la neve più ghiacciata, mentre invece perché a me interessa semplicemente definire qualcosa visivamente, mentre invece ci sono popoli, non so, vicini al Polo Nord che hanno un rapporto con la neve molto molto più significativo del mio, che potranno dare nomi diversi alla neve in sé, alla neve che cade durante una nevicata o alla neve che si è posata per terra o alla neve che è stata utilizzata per costruire per esempio una casetta o cose del genere, perché per loro queste funzioni della neve è molto importante distinguerle e quindi hanno un nome diverso per ognuna di questi tipi di neve. Invece io che non ho un rapporto proprio di sopravvivenza continuo, quotidiano con la neve, darò il nome neve a tutte le manifestazioni della neve. Non so se mi sono spiegato. Quindi il termine è del tutto convenzionale e attenzione, l'associazione del termine a queste o quelle classi di oggetti è anch'esso del tutto convenzionale, quindi questo è molto importante. Il termine è un aiuto per la memoria, perché come abbiamo visto nella conoscenza primaria, all'interno della conoscenza primaria
Le idee non sono altro che residui mnemonici delle sensazioni, delle impressioni sensibili, e quindi questo mi porta molto spesso a sbagliare, a non poter conoscere in maniera certa la realtà fisica. Perché? Perché la memoria è debole, moltissime cose io le dimentico, ricordo alcuni cani che ho visto ma tanti altri li ho dimenticati, e quindi invece il termine, attenzione, mi aiuta a ricordare, quindi a fissare nella memoria determinati oggetti, o meglio determinate classi di oggetti. Tuttavia vedete, il linguaggio è totalmente convenzionale, non ha alla sua base alcun riferimento ontologico. Il termine e l'oggetto che il termine significa sono completamente staccati, sono completamente separati nella realtà. Io istituisco un collegamento tra il termine e la cosa denotata nel termine soltanto all'interno della mia mente con il linguaggio. Quindi il linguaggio così impostato visto in maniera del tutto arbitraria e convenzionale, mi aiuta nel riconoscere le cose ma anche nel comunicarle. Dice Hobbes che il linguaggio, il termine del linguaggio è contemporaneamente nota e signum. Che cosa vuol dire che il linguaggio è nota e signum? Il linguaggio è nota. È come quando scocca una nota musicale e questa fa sì che nella mia mente si ripresentino ricordi che io potrei invece aver dimenticato. Io mi ricorderò dei cani se convenzionalmente associo il termine, la parola cane, a quegli animali lì, e quindi ogni volta che pronuncio la parola cane o che penso nella mia mente alla parola cane, capite, questo è come se scoccasse dentro di me una nota musicale che mi fa ricordare quei determinati oggetti, ok? Se io non avessi attribuito un termine convenzionale a quegli oggetti, magari potrebbe essere più probabile che io non ricordi quegli oggetti. Però attenzione, il linguaggio serve anche nella comunicazione, quindi il termine è nota, ma il termine è anche signum, segno nei confronti dell'interlocutore. Quando io dico cane, quando io parlo dei cani al mio interlocutore, questo è un segno convenzionale che farà in modo che anche lui nella mia mente farà riferimento a un contenuto simile a quello che c'è nella mia mente. Magari non sarà uguale, ma sarà simile. Io nella mia mente penso al cane, e non esiste un cane universale, appunto, penso a un insieme dei cani che ho visto, e il mio interlocutore pensa ad un insieme o a un cane o più cani che lui ha visto. Questi cani possono essere diversi, quindi ciò che ci risalta in mente non sarà identico, però sarà simile, farà comunque riferimento a quella classe che convenzionalmente noi abbiamo chiamato la classe dei cani. Quindi il linguaggio si basa proprio su questo, che il termine cane è un segno nei confronti di qualcuno con cui sto parlando o qualcuno che legge qualcosa che io scrivo dove parlo dei cani, è un segno che io mi sto riferendo a quegli oggetti, e quindi anche il mio interlocutore o il mio lettore penserà a questi stessi oggetti, e quindi è assicurata la comunicabilità. Tuttavia questo tipo di conoscenza appunto si basa sulle impressioni sensibili e quindi è incerta, è soltanto probabile, e il fatto che io dimentichi molte delle cose che ho visto, che ho sentito, che ho toccato, che ho percepito con i cinque sensi, rende questa conoscenza assolutamente inaffidabile. Io non posso paragonare con esattezza tra di loro, confrontare con esattezza e con efficacia tra di loro idee
anche perché potrebbe darsi che qualcuna di queste idee fa riferimento a impressioni sensibili che io ho dimenticato. Spero che sia chiaro che cos'è la conoscenza primaria, originaria e incerta. È la conoscenza secondaria. Anche qui tutto si basa sul linguaggio. Ma com'è possibile che la conoscenza secondaria sia certa se è derivata, cioè se appunto è secondaria rispetto alla conoscenza primaria? Per un motivo molto semplice, proprio per il convenzionalismo linguistico. Hobbes dice, come Cartesio, che la filosofia e la scienza, lui chiama filosofia e scienza proprio la conoscenza scientifica. Infatti per lui conoscenza scientifica e conoscenza filosofica sono la stessa cosa. Il problema della conoscenza scientifica è che non si basa su un metodo. C'è una mancanza di metodo, c'è un problema di metodo, la stessa cosa che diceva Cartesio. Differentemente da Cartesio, però, il problema del metodo in Hobbes è strettamente legato al linguaggio e al convenzionalismo del linguaggio. Da cosa deriva la mancanza di metodo? Nelle scienze, che presumono di essere esatte, secondo Hobbes, il fatto che non si è proceduto preliminarmente a attribuire nomi e definizioni precise agli oggetti che noi utilizziamo nelle scienze. Allora, per lui la scienza certa, la conoscenza secondaria, la conoscenza certa e quindi la scienza non è la conoscenza empirica, cioè la conoscenza primaria, e qui ovviamente lui si distingue moltissimo da Galileo, Cartesio, che dicono che anche la fisica, la meccanica, la dinamica, l'astronomia possono essere conoscenze certe. Per Hobbes no, la fisica, le scienze che noi chiamiamo sperimentali, le conoscenze empiriche, corpi che si muovono e che si scontrano, non potranno mai darci una conoscenza certa, perché sono appunto idee di origine empirica. Invece, attenzione, la conoscenza certa mi viene data quando io inizio a utilizzare queste idee che mi vengono dalla conoscenza empirica, cioè dalla conoscenza incerta, come se non fossero derivate dall'esperienza. Ma che significa, professore? Abbiamo visto che finora l'idea di cane a livello empirico non è altro che il ricordo di singoli cani empirici che io ho visto. Nel momento in cui però, attenzione, alla parola cane io connetto una definizione, un significato che da questo momento in poi viene usato sempre in questo modo, in maniera uguale, l'idea di cane si trasforma in un'idea certa. Cioè l'idea incerta di cane, basata sulle esperienze empiriche dei cani che ho visto, viene rielaborata e trasformata a livello di conoscenza secondaria, e l'idea di cane diventerà invece qualcosa di certo, qualcosa di scientifico. E questo dipende dal linguaggio e dalla convenzione linguistica. Un certo numero di dotti o di parlanti si siede a un tavolo, questa è ovviamente una metafora, questo può avvenire, avviene regolarmente anche in maniera implicita tra i parlanti di una certa nazione, di una certa zona. Allora una comunità di dotti, di scienziati parlanti, è come se si sedessero intorno a un tavolo e decidono l'idea di cane, che è nella nostra mente, che è variabile perché ha un'origine empirica nella mente di ciascuno, adesso la trasformiamo in un'idea certa, in un'idea scientifica, cioè noi diamo al cane una definizione del tutto convenzionale. Abbiamo detto, per esempio, escludiamo le volpi, però includiamo i San Bernardo e i Chihuahua, quindi anche i cani più particolari e diversi rispetto alle altre razze. Diamo una definizione del tutto arbitraria, convenzionale, di che cos'è il cane, e da questo momento utilizzeremo questa definizione sempre con lo stesso significato, cioè ci mettiamo d'accordo, la definizione del cane che abbiamo inventato, e questa poteva essere un'altra, e utilizzeremo la parola cane sempre nello stesso significato, con la stessa definizione. In questo modo, attenzione, un'idea incerta diventa un'idea certa, d'accordo?
La conoscenza secondaria non si basa sempre sulle impressioni empiriche, sempre, per Hobbes, anche nel caso della matematica. Questo lo differenzia ovviamente molto da Cartesio. Per Hobbes, se io ho l'idea di 3, è perché empiricamente ho visto a volte 3 oggetti simili, per esempio 3 banchi, e li ho distinti 1, 2, 3, e così è venuta fuori nella mia mente l'idea del numero 3 che prima non esisteva. Quindi se io ho l'idea di un quadrato nella mia mente, questo dipende dal fatto che io tante volte ho visto dei quadrati, per esempio disegnati sulle tavole da disegno, oppure oggetti di forma anche irregolarmente quadrata, d'accordo? E quindi attenzione, anche le idee della logica, della matematica, che invece Cartesio considerava non solo innate, ma non derivanti dall'esperienza, per Hobbes derivano dall'esperienza. L'idea di uguale A o di maggiore D viene creata nella mia mente dal fatto che io più volte ho visto degli oggetti più o meno uguali, oppure ho visto un oggetto che era più grande di un altro oggetto, ok? E quindi persino le idee della matematica sono di origine empirica. Tutte le idee sono di origine empirica, ok? Ma nel momento in cui ricevono dagli scienziati una definizione e dal momento in cui queste idee vengono utilizzate sempre e comunque per sempre con quel significato che corrisponde a quella definizione, le idee incerte diventano certe. Non so se mi sono spiegato, cerco di dirlo in un altro modo. Io utilizzo l'idea di cane oppure l'idea di triangolo come se queste idee non fossero derivate dall'esperienza. Non so se mi spiego. Queste idee derivano dall'esperienza, però una volta formalizzate attraverso il linguaggio, una volta definite con un preciso significato, io posso passare ad usare, nella scienza secondaria è certa, posso iniziare a usare queste idee dimenticandomi della loro origine empirica, cioè a prescindere dalla loro origine empirica. Quindi voi direte, ma Hobbes è un po' empirista e un po' intellettualista, razionalista, però di fatto Hobbes appartiene alla grande famiglia sei-settecentesca dei razionalisti. Per lui la conoscenza empirica è vero, è alla base di tutte le idee, però la conoscenza empirica non ci dà certezza, quindi l'empirismo è fallace, mentre le certezze derivano dal fatto che le idee, che comunque sono, attenzione, tutte di origine, di derivazione empirica, vengono sistematizzate, formalizzate con un significato ben preciso. Da questo momento in poi useremo il termine cane e adotteremo l'idea di cane come il termine triangolo o l'idea di triangolo sempre e comunque con un certo significato convenzionale, e quindi possiamo usare l'idea di triangolo e l'idea di cane indipendentemente dalla loro origine, dimenticandoci che queste idee hanno un'origine empirica, cioè possiamo utilizzarle a priori come idee certe. E quindi attenzione, per Hobbes è vero che tutte le idee derivano dall'esperienza, però le idee che possono dare scienza possono essere la base di scienze esatte soltanto nel momento in cui si dimentica la loro origine e si inizia ad usarle come se fossero a priori, anche se a differenza di Cartesio la loro origine non è innata e la loro origine non è a priori, d'accordo? Quindi Hobbes è più un razionalista che un empirista. È semplicemente che il razionalismo di Hobbes si differenzia da quello di Cartesio proprio per il metodo, cioè che cos'è la ragione per Hobbes? La ragione per Hobbes è l'autotrasparenza, l'autoevidenza di idee chiare e distinte. Ricordate che si impongono
come chiare e distinte e quindi vere alla mia mente perché sono autoevidenti. Anche le nozioni matematiche per Cartesio sono vere perché sono autoevidenti. Nel caso di Hobbes invece l'idea di ragione o di metodo scientifico sono differenti perché per Hobbes la ragione non si basa sull'autotrasparenza o l'autoevidenza delle nozioni, ma sul loro elevato grado di formalizzazione, cioè sulla possibilità di trasformare ogni nozione, ogni idea in un ambito linguistico, in un termine e in una definizione linguistica. Il calcolo e il ragionamento su termini e definizioni dà la scienza esatta, cioè la conoscenza scientifica o filosofica. Voi direte, ma che strano, per Hobbes ciò che è vero è solo ciò che è convenzionale? Sì, è così. Per Hobbes ciò che è vero è solo ciò che ci inventiamo noi convenzionalmente. E questo vale, è molto importante, anche per lo statuto della matematica. L'obiezione Hobbes potrebbe essere, ma quando tu hai l'idea empirica nella conoscenza primaria di triangolo oppure di circonferenza, attenzione, tu hai l'idea di qualcosa che non è veramente un triangolo o una circonferenza, perché voi sapete che nel mondo fisico non esistono triangoli perfetti come gli enti ideali della matematica. Il triangolo oppure la circonferenza sono enti ideali che esistono soltanto nella nostra mente e che sono simili rispetto a ciò che sembra una circonferenza o ciò che sembra un triangolo nella realtà fisica, perché appunto sono enti ideali, cioè nella realtà fisica non esistono veramente triangoli o altri oggetti matematici piani che hanno soltanto due dimensioni, come non esistono nella realtà circonferenze in cui davvero tutti i punti sono equidistanti dal centro. Quindi le idee della matematica sono idee ideali, sono idee che soltanto approssimativamente corrispondono agli oggetti fisici. Per Hobbes questa in realtà non è un'obiezione convincente, si tratta proprio della conferma della sua teoria. Quindi la matematica ci consente di capire qual è il modo con cui avviene il passaggio tra un'idea incerta della conoscenza primaria e un'idea certa della conoscenza secondaria o scientifica. Riusciamo a capire questo processo meglio che con esempi tratti da altre discipline, perché appunto l'idea di circonferenza, di triangolo, di linea che ho in base all'esperienza nella conoscenza empirica fattuale primaria è qualcosa di diverso rispetto alle idee di enti ideali che non esistono al di fuori della mia mente, di enti ideali come il triangolo, la circonferenza o la linea indicati dalla matematica. E quindi Cartesio avrebbe buon gioco nel dire, vedete, le idee secondarie certe di circonferenza, di triangolo, di linea, eccetera, sono differenti dalle corrispondenti idee primarie, perché le idee primarie erano incerte e vengono trasformate nelle idee ideali, nei concetti ideali puramente mentali della matematica di circonferenza o di triangolo. E quindi questa appunto è la conoscenza secondaria. Come vedete, il linguaggio ha un'importanza fondamentale sia nella conoscenza primaria sia nella conoscenza secondaria. Quindi attenzione, il metodo scientifico di Hobbes stabilisce che le scienze fisiche, quindi anche la chimica, anche la meccanica, lui tende a indicare la fisica con il termine meccanica, ma anche l'astronomia e così via, anche le scienze che riguardano le onde sonore, oppure i fasci di luce, quindi l'acustica, oppure l'ottica, non sono vere scienze, sono conoscenze che saranno sempre incerte e soltanto
probabili, hanno una funzione euristica, sono utili sicuramente anche nella nostra vita quotidiana. Quindi attenzione, a differenza di Galileo e di Cartesio, come abbiamo visto, per Hobbes la fisica non è una scienza esatta. La fisica non è una scienza esatta perché è empirica e quindi è solo probabile, mentre invece, attenzione, le scienze esatte sono le scienze che non sono empiriche e in cui io quindi vado avanti con termini e con definizioni su oggetti che sono diventati oggetti ideali, d'accordo? Quindi ciò che è empirico, le scienze fisiche, quelle che noi chiamiamo scienze sperimentali, non sono vere scienze, perché l'esperimento non basta a dare la certezza scientifica. Secondo Hobbes, può dare un'abitudine, può dare un vantaggio. Infatti Hobbes chiama anche la conoscenza primaria o empirica prudenza, una conoscenza di prudenza. Ci è utile sapere che al fuoco succede immediatamente il fumo e c'è una relazione tra fuoco e fumo, ma questa relazione è incerta perché è empirica, non può essere universalizzata in una legge scientifica. Può darsi che su Plutone ci sia il fuoco senza il fumo, può darsi che domani cambi questa correlazione e ci sia il fuoco senza che sia accompagnato dal fumo. Capite? Non abbiamo una certezza di questo, abbiamo soltanto un'abitudine. La relazione causa-effetto tra il fuoco e il fumo è semplicemente derivante da un'abitudine, derivante dal fatto che noi empiricamente abbiamo osservato una molteplicità enorme di casi in cui al fuoco segue immediatamente il fumo. Quindi le scienze fisiche, che noi chiamiamo sperimentali, non sono scienze secondo Hobbes. Invece, attenzione, sono scienze quelle in cui le idee veramente non hanno più niente a che fare con l'esperienza. Per lui le scienze esatte, attenzione, lo vedremo alla prossima video lezione, sono soltanto due: la matematica da una parte e l'ambito etico-politico, cioè la morale e la politica dall'altra. E la morale e la politica sono scienze a priori e sono scienze certe, come la matematica, anche perché prendono il metodo dalla matematica. Però attenzione, il motivo per cui le scienze, le conoscenze secondarie, le scienze certe, le conoscenze scientifiche e filosofiche sono solo due: da una parte la matematica e dall'altra la morale e la politica, che per Hobbes vedremo sono la stessa cosa, mentre la fisica è scienza incerta, deriva anche da un'altra questione metodologica fondamentale che vedremo nella prossima video lezione. Certo, per Hobbes è solo ciò che è convenzionale. Noi possiamo avere scienze certe e conoscenze certe soltanto quando operiamo su oggetti che abbiamo inventato noi, come gli oggetti della matematica o le leggi della morale e della politica. Sia gli oggetti della matematica sia i concetti della morale e della politica li abbiamo inventati noi del tutto convenzionalmente, non li troviamo in natura. In natura non c'è la vera circonferenza o il vero triangolo, come abbiamo visto, ma in natura fuori di noi non c'è neanche il bene e il male, il morale e l'immorale, il giusto e l'ingiusto, lo stato giusto o lo stato meno conveniente. Sono tutte cose che ci inventiamo noi convenzionalmente, mentre i corpi fisici che si muovono, si scontrano, eccetera, o si trasformano, sono cose che noi abbiamo già trovato fuori di noi, cioè mica noi abbiamo inventato i sassi oppure gli astri, ok, i pianeti, sono cose che noi troviamo appunto nel mondo fisico, non le abbiamo inventate noi e quindi ne avremo sempre una conoscenza incerta e solo probabile. La conoscenza certa, la scienza, si ha soltanto quando si opera su oggetti che abbiamo inventato noi. Attenzione, questo non significa che non dobbiamo convenzionalmente dare termini e definizioni anche per le
leggi anche per gli oggetti fisici. Anche lì noi ci aiutiamo a conoscerli meglio, questi fenomeni fisici, questi fatti empirici, come abbiamo visto, dando loro alle diverse classi che si somigliano di questi eventi empirici, dando loro un termine, un nome e una definizione. Li conosceremo meglio, ma comunque non in maniera certa. Dando invece un nome e una definizione, ragionando e calcolando su di esse, noi invece conosceremo in maniera certa quegli oggetti che, a differenza degli oggetti fisici, a differenza degli oggetti della fisica, abbiamo inventato noi. Solo su ciò che abbiamo inventato noi del tutto arbitrariamente e convenzionalmente noi possiamo avere una conoscenza certa, una conoscenza scientifica, ma ci sono ancora molte cose da spiegare. Per chiarire tutto questo faremo una seconda video lezione sul metodo e sulla conoscenza in Hobbes. Arrivederci a tutti, continuate a seguirmi, grazie.